Oh, ciao, io sono Anoi e adesso vi racconto la nostra gita a Mentone per andare alla festa del limone. Solo che appena siamo arrivati avevamo già subito fame. Eh? Fame, Hai fame? E dove cosa mangiamo? non lo so. Io direi qualcosa di spartano, nel senso, se no, 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 ma tra parcheggio e se c'è un McDonald's. dov'è che... Allora, uno dei nostri obiettivi in ogni viaggio che facciamo è sempre ridurre le spese, perché viaggiare è costoso e quindi tutte le volte ci troviamo a dover fare dei calcoli per limitare le spese, anche perché io ritengo che sia giusto che viaggiare sia molto istruttivo e quindi vanno ridotte tutti i costi superflui. Se c'è. C'è. Prima c'era, però Vai sull'app, vedi dove ce n'è uno qui in zona. vero? Alla festa del limone di Mentone ci sono queste statue in questo viale lunghissimo fatte interamente di limoni ed agrumi, arance. Tendenzialmente ai lati troviamo dei chioschi che vendono limoni enormi che non ho mai visto, dopo li guardiamo insieme. Io una roba del genere non l'ho mai vista e vi consiglio l'anno prossimo di andare a visitare. Lei è mia figlia. Io la chiamo Occhio di Falco perché lei nota quello che gli altri non notano. Questo qui è fatto tutto interamente con agrumi, arance, limoni. Siccome siamo in tema carnevale, io credo che anche a Mentone ogni anno ci sia un tema diverso. Quest'anno era lo spazio. Come potete vedere qui c'è un astronauta, ma dopo ci sono delle astronavi e il tema, quello ricorrente, è lo spazio. Le bus, il avait pas encore fermé ses portes. Me voir, fermer les portes, c'est pareil. J'ai couru après, j'ai toqué comme ça, là, quand j'ai vu 26 ah putain, je So as you see, it's pretty roomy. The ride up was fantastic. This is the hatch behind it. C'è anche qualche mimosa. Guarda qui che roba gigante. E tu limoni così rossi li hai mai visti? Io no, francamente. no, Don Perignon. L'ho scoppiata anche. Come potete vedere, in Francia, nel primo paese che tu vai fino all'ultimo, anche nelle grandi città, non troverai mai un'aiuola disordinata. E allora io mi domando come se questo sia possibile, visto che le nostre economie sono praticamente identiche. E così mentre cercavamo McDonald's di Mentone per mangiare,
Siamo passati dentro un mercato comunale dove vendono formaggi e anche limoni. Parce que là, si j'ai perdu l'argent, c'est pas bon non plus. Vuoi assaggiare il limone? Tu se vuoi assaggiare il limone. Limone di mentone, naturale. Si mangia tutto. Vuoi assaggiare? Sta assaggiando? Edibile, edibile. La pelle edibile. No, grazie. Quando io vado all'estero non ho mai bisogno di imparare la lingua perché loro parlano la loro lingua, io parlo la mia lingua e ci capiamo. No. Grazie. No. C'est pas possible, hein. Là, ce que tu fais. Poi là. Oh, secondo me questo qui non accetta l'applicazione, prova a guardare. Non è che funziona. Vai sull'applicazione per vedere se lo riconosci, per quello che non era segnato. Quando noi andiamo da McDonald's a mangiare usiamo sempre l'applicazione dove ci sono un sacco di offerte, però in questa occasione ci siamo accorti che ogni nazione ha la sua applicazione e qui diventava praticamente impossibile. Però non abbiamo provato perché, secondo me, sull'applicazione c'è qualche ristorante che viene accettato da un'applicazione detta così internazionale. Comunque ve lo faremo sapere. Vero, mi segna solo quelli in Italia. paziente un istante. Io vado a farla così. Sì. Non ci vuoi fare? Sto filmando adesso. No, funziona perché loro lo stanno usando. Poi ci siamo accorti che i francesi usavano un'applicazione, quindi non era la stessa che usiamo noi normalmente qui in Italia. Vabbè, tu hai fuori questa applicazione? Come non ce l'hai? Ordina senza accesso o c'è qualcosa da accedere? Se sai, 5 cose insieme non riesco a farle. Vai sulle promozioni. Guarda se ha riconosciuto dove sei. Lo faccio. Il GPS l'hai acceso? Cos'è? Paese che vai, abitudini che trovi. Da McDonald's in Francia non usano il cartone per metterti dentro la bibita e le patatine. Ci sono dei contenitori di plastica e poi vengono gettati dentro l'apposito buco per la plastica. Ma io su questo ho trovato delle contraddizioni, nel senso, sì, è vero che loro non sprecano carta, però sprecano acqua per lavare. E quindi i due inquinamenti si equivalevano. Paese che vai, abitudini che trovi.